Here we go for our video thoughts of the day. Yes, first of all, today I would like to wish, sono una data importante per due motivi, perché è un compleanno oggi, è un anniversario di morte, e quindi I would like to wish a very, 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 very happy 56th birthday, 56esimo compleanno to the great Lars von Trier, o von Trier come preferite. E poi vorrei ricordare l'altra parte che invece oggi sono, diciamo, 33 anni dalla morte di Sergio Leone. 33 years from Sergio Leone's death. Quindi appunto oggi è una data estremamente importante. E Lars von Trier per me probabilmente la mia triade dei registi preferiti è composta da Stanley Kubrick, Andy Trzaskowski e lo stesso Mr. Lynch, anche se è sempre un po' difficile fare questi discorsi perché secondo me è un po' impossibile per la vita in generale, tutti gli aspetti, ragionare per assoluti, ci sono tante cose belle, però appunto a livello di cinema certamente questi sono i tre registi che più di tutti mi danno sempre qualche cosa di più, e quindi sì, in effetti sono i tre registi che più ho nel cuore, possiamo dire non solo nella mente, nel corpo, perché mi coinvolgono da tutti i punti, sotto tutti i punti di vista, mi hanno coinvolto, mi continuano a coinvolgere, però subito dopo quasi sicuramente ci metto Lars von Trier, perché appunto anche il suo cinema insomma, lo trovo di una veramente bellezza, veramente molto bello, un grande poeta anche lui. Certi film possono sembrare un po' melensi, lenti, ma chi non sopporta la lentezza vuol dire che non vuole pensare, perché vuole pensare realmente, perché la lentezza è la caratteristica, tra le tante, la caratteristica autentica del pensiero. E quindi chi non sopporta i film lenti, di conseguenza, secondo me è adatto solo ai B-movie, e insomma ai film commerciali, eccetera, eccetera. E appunto invece Lars von Trier è uno dei più grandi, è uno dei più grandi di viventi, ma proprio direi anche nella storia del cinema, in assoluto. E appunto poi in virtù di questo io l'anno scorso gli dedicai un tributo su tutta una serie di pezzi, appunto sempre alla tastiera, tutta una serie di pezzi presi dai suoi film, sei film suoi mi pare, poi in realtà non ne ha fatti moltissimi, mi pare meno di 20, ma comunque appunto feci questo tributo a tutta una serie di pezzi straordinari, per lo più classici, anzi classici praticamente, perché lui inserisce sempre la musica classica, quasi sempre. I suoi film comunque, sì, se avete visto un preview all'inizio del video, forse il preview è relativo a tutti questi pezzi. E sì, e poi la stessa cosa feci per Sergio Leone, però lì, mentre il tributo a Lars von Trier è diviso in 3 giorni consecutivi, se non erro, invece il tributo a Lars von Trier andò avanti a ogni settimana, appunto con pezzi tratti sempre appunto dai suoi film di Ennio Morricone, ovviamente, perché alla fine tutti di Ennio Morricone sono, partendo da Per un pugno di dollari, che è il secondo in realtà film, perché il primo è Il Colosso di Rodi, ma comunque che è il suo secondo film in assoluto, ma primo di quella straordinaria epopea sua che è il western, fino a terminare con C'era una volta in America, e come sapete è l'ultimo di questa sua grande epopea western. Appunto, anche in questo caso, se avete visto dei preview dopo quelli di Lars von Trier, sono tutti preview tratti appunto da quei pezzi io dedicai al grandissimo regista, tra l'altro italiano, nostro compatriota, e che è una delle nostre glorie, che rende gloria al nostro paese l'Italia. Sì, davvero anche qui un altro grandissimo regista. Questi film western suoi sono davvero straordinari. Veramente ci sono certe scene che a me francamente sono rimaste impresse. Poi tra l'altro proprio in occasione dei 30 anni dalla morte,
3 anni fa, qui in Italia su un canale molto importante di cinema, Rai Movie, mandarono in onda per tutto il mese di aprile appunto tutti i suoi film western e proprio in questa occasione io ebbi modo di, diciamo, di vedere tutti i suoi film, appunto questi film western, dal primo all'ultimo partendo per un pugno di dollari. Io credo che la coppia Leone-Morricone sia proprio una delle migliori a livello di musica, cinema, colonna sonora, appunto compositore e regista. Forse in assoluto la colonna sonora che di più mi piace di tutti questi suoi film western è praticamente, che sono 6 in totale, appunto, se anche c'era una volta in America, comunque dovrebbe essere Giù la testa, cioè in realtà è difficile troppo, troppo fare questo discorso, sono tutte straordinarie, Ennio Morricone si sa, è oltre che un genio secondo me, ma Giù la testa è una colonna sonora particolare, amo moltissimo il team, il main team, veramente bellissimo. Però in generale, insomma, mi piacciono tutte le colonne sonore di Ennio Morricone in quel caso, ma Ennio Morricone anche in generale, ovviamente il compianto Ennio Morricone, il 6 luglio facciamo 2 anni dalla sua morte, anche morto abbastanza, insomma, di recente, come sapete, ma appunto Ennio Morricone, tutto il lavoro che ha fatto, è praticamente straordinario, anche per quei film meno conosciuti, insomma. Comunque sì, vi interessano i video completi, poi li scrivo tutti, credo, in descrizione. Poi pensavo al mio Napoli che in realtà oggi farà la partita tra poco, abbiamo perso lo scudetto, mi ho detto, ma cerchiamo di, almeno credo, non si sa mai, però comunque ieri è stato, parlando del mio Napoli, sono stati diciamo i 32 anni dalla vittoria del secondo scudetto, perché facemmo una partita 32 anni fa in quel giorno, il 29 aprile, contro la Lazio, di fatto in casa della Lazio vincimmo effettivamente il campionato anche con qualche giornata d'anticipo. Quindi questo volevo ricordare questa notizia molto importante. Purtroppo quest'anno io credo proprio l'abbiamo voluto perdere noi. Certo non si sa mai, mancano ancora altre 4 partite, ma la vedo davvero impossibile. Appunto a meno che di cose clamorose, ma vedremo, non si può mai dire, comunque vedremo. Adesso conquistiamo di sicuro comunque la Champions, che è l'obiettivo che ci è rimasto, è quasi praticamente realizzato, manca pochissimo. Però vedremo un minimo di speranza dello scudetto, io lo do ancora, un 10%, vedremo. E poi pensavo che 2 giorni fa, vedendo la guida TV che vedo sempre sul cinema ogni sera, ha fatto un film 2 giorni fa, giovedì scorso, su Judy Garland, interpretato da Renée Zellweger. È un film del 2019 per il quale, se non erro, vinse pure il premio Oscar. Tra l'altro Renée Zellweger è l'unica donna, se non era ad aver vinto premio Oscar sia come miglior attrice protagonista e non attrice protagonista, insieme ad altre 7 altre attrici donne di pari importanza, adesso non me le ricordo tutte ovviamente. Il film certamente sarà un piccolo capolavoro, ma quello che volevo sottolineare è il fatto che Judy Garland, pensando a Judy, subito mi è venuto in mente Judy di Twin Peaks, e soprattutto anche il fatto del nesso col maggiore Briggs, come sapete tutti, Judy Garland quando nel finale della seconda stagione, negli episodi finali, lui proprio pronuncia queste parole, associazione, in quel momento in cui viene drogato da Window insomma viene, sì, ha fatto confondere la testa da Window, pronuncia proprio questa associazione casuale, ma anche non casuale, visto poi la trama di Twin Peaks Return di Firewalking with Me, appunto di Judy Garland. Judy Garland, subito mi è venuto in mente Judy, come ho detto, e questo episodio, perché no, speriamo che sia di auspicio per un continuo, davvero stavolta, di Twin Peaks, insomma il fatto che questo famoso Quisteria sia appunto, dicevo, speriamo che questo possa essere un segno del fatto che Judy ritorni nel presunto nuovo progetto di cui tanto si vocifera da tempo, Wisteria Record of the Night. Tra l'altro lasciatemi dire, io non credo ancora totalmente alla smentita che ha fatto il maestro qualche giorno fa, insomma qualche settimana fa, sul fatto che non aveva un film a Cannes, cioè ci credo ma non completamente, potrebbe anche essere, in questo caso credo sia un'eccezione perché non sia mai capitato che in realtà il progetto venga presentato, ma appunto senza il fatto che sia stato presentato già nella lista ufficiale dei film e che quindi venga presentato direttamente quando inizia la cerimonia del 17 maggio, se non erro, e quindi si potrebbe anche accadere questo, e non lo so, non riesco a credere completamente le sue parole, ma vedremo, ormai è questione di settimane. Comunque, anche se non verrà presentato a Cannes, secondo me verrà presentato successivamente, perché il progetto c'è, non è che non c'è niente, già cose già dette, comunque già dette non solo da me, in passato anche da altre persone. Comunque,
Speriamo sia così. Judy, dopo tutto noi non parleremo affatto di Judy, la terremo fuori da questo, non voglio parlare affatto di Judy, dopo tutto non parleremo di Judy, la terremo fuori da questa storia, chiaro? O queste sono le parole del mitico Philip Jeffries e David Bowie in Firework With Me, in quella bellissima scena che sapete tutti, l'elettricità, una delle scene più belle di David Lynch, ma anche in generale di Twin Peaks, tutte Twin Peaks secondo me, Firework With Me, capolavoro, sfortunatamente rivalutato solo dopo anni, ma comunque l'importante è che è stato rivalutato, sì, credo di aver detto tutto, nel caso mi disse qualche cosa in mente aggiungo in descrizione, vorrei sempre parlare tantissimo, ci sono veramente tante cose da dire in generale, ma va bene così, have a great day again, a domani, sperando che definitivamente bene, perché c'è ancora un po' di febbre.